Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Manno e sono un imprenditore. Immagina se come primo lavoro hai lavorato nel gruppo Fiat, dove hai capito che lavorare come dipendente non era per te. Immagina se costituisci una delle prime internet company in Italia, magari in Puglia, al sud, a Barletta. Immagina che i primi anni siano anni durissimi, d'altronde sei un pioniere in un mercato che ancora nessuno conosce. Immagina che la tua società, nonostante questi anni durissimi iniziali, cresca e che la tua società diventa, anche se piccola, diventi solida e che impari tanto. Immagina che hai imparato così tanto da essere stato uno dei primi in Italia, in Europa, ma anche nel mondo, a lanciare e a sviluppare un sito di aste online e di gruppi d'acquisto insieme. E di aver anticipato di un decennio lo sviluppo dell'internet, prima di Groupon, ma prima della stessa Google e della stessa Facebook. Immagina di aver creato un distretto dell'internet, laggiù, al sud, dove lavori con 100 ragazzi e tanti altri se ne stanno avvicinando. Immagina se poi arriva la bolla dell'internet, l'euforia, e tutti vogliono investire nella tua società. Grandi gruppi industriali, grandi banche, fonti di investimento, venture capitalist. Immagina che due delle più importanti banche del territorio, la Monte dei Paschi di Siena e la Banca Popolare di Bari, entrano nella tua società. Immagina che queste due banche dichiarano apertamente e pubblicamente di essere interessate allo sviluppo a lungo termine della tua società, del territorio, di voler sviluppare servizi innovativi di commercio elettronico. Immagina che una di queste due banche, la Monte dei Paschi di Siena, la più prestigiosa, rubi l'intero know-how della tua società per costituire una società parallela, di nascosto, e che ti lasci fallire perché improvvisamente interrompa il finanziamento promesso e che non ti porti nessuna commessa e che non sviluppi nessun commercio elettronico. Immagini che il tuo tribunale, il tribunale della tua città, come capo espiatorio, non solo non vede questo crimine, ma ti condanna a 4 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Immagina che ora devi andare via dall'Italia, devi andare via lontano, devi andare all'estero, perché... Cazzo mi sto mettendo in piedi, perché devi andare all'estero, perché oltre a essere fallito ora sei anche un criminale. Immagina che dopo 12 anni in giro per il mondo tu arrivi in Cile, qui, e costituisci un luogo dove ci metti tutta la tua esperienza, che chiami Exosfere, dove imprenditori provenienti da ogni parte del mondo sviluppano qui le proprie idee imprenditoriali. Immagina che dopo 13 anni incontri un giudice galantuomo, il giudice di appello, che non solo ti assolve per non aver commesso il fatto, ma che accusa apertamente la Banca dei Monti di Paschi di Siena di aver causato il tuo fallimento, di aver distrutto la tua società e di aver distrutto lo sviluppo di un territorio. Immagina che sei in Italia e che, ahimè, il reato è prescritto. Immagina che tu non ti arrendi. Immagina che registri un video e lo pubblichi su internet. Immagina che scrivi un post dove racconti tutti i tuoi particolari. Immagini che apri un gruppo Facebook che chiami Chiedi a Monte dei Paschi di Siena. Immagina che inizi a ricevere foto da parte dei tuoi amici con l'hashtag Chiedi a Monte dei Paschi di Siena. Immagina che non ti arrendi e che fai una promessa. La promessa è: aiutami a diffondere questo video, aiutami a creare una pressione contro il Monte dei Paschi di Siena. La mia promessa è che se riusciremo a creare questa insostenibile pressione contro la Banca del Monte dei Paschi di Siena, sino a costringerla a chiamarmi per un risarcimento extragiudiziale, io ti prometto che spenderò ogni euro del risarcimento per portare Exosfere in Italia, in Puglia, a Barletta. Aiutami a condividere questo video e fai sì che almeno una volta in Italia un reato di tale fatta non resti impunito. Grazie.
Ciao.